Da oltre 100 anni costruiamo attrezzature fotografiche all'avanguardia per professionisti creativi. Fotocamere rivoluzionarie, immagini rivoluzionarie. Non permettere che nulla ti ostacoli. Nikon Z9. Buonasera e bentrovati. Questa sera siamo qui a parlare dell'ammiraglia mirrorless Nikon Z9. Alle mie spalle il museo che abbiamo in Ital e, come avete visto dal video di apertura, 70 anni di storia che dimostrano quanto Nikon lavori e quanto stia vicino ai professionisti. Oggi, come vi diciamo, parliamo della Nikon Z9, ma a farlo qui con me non sono solo, c'è l'intero team Nikon, quindi Giuseppe Maio, Product Manager per l'Italia di Nikon. Ciao Beppe. Buonasera a tutti, ciao. Buonasera. E Giuseppe De Gregorio che segue il progetto Nikon Professional Service. Ciao Roberto e ciao a tutti. Ciao Beppe. Beppe, io ti chiedo uno sforzo immane. Riesci in 2 o 3 minuti a sintetizzare al massimo le caratteristiche più importanti di questa nuova ammiraglia? Ci provo, non sarà così facile. No. È ben di più della somma di ogni singola caratteristica che vedremo sicuramente rivoluzionaria. Partiamo dall'aspetto più semplice, l'ergonomia. Stiamo parlando dell'ammiraglia, la prima ammiraglia mirrorless, che doveva ricalcare, doveva avere tutte le caratteristiche ben note sulla robustezza delle precedenti. Tutto ciò è stato fatto riducendo il corpo ancora di un 20%. Ovviamente stiamo parlando di un corpo in lega di magnesio che in questo caso adempie anche a mansioni di dissipazione termica, ne ha bisogno perché vedremo nel frame rate e in tutte le caratteristiche che andremo ad elencare che è sicuramente rivoluzionaria. Rimanendo sull'aspetto estetico, vediamo sicuramente il monitor orientabile, o meglio basculabile, su 4 assi, quindi per poter avere la visualizzazione sia in scatto verticale che in orizzontale, mantenendo l'asse ottico, e questo è un altro aspetto molto importante per tutte le riprese, rimanere sulla prospettiva ideale. Un'altra cosa che veniva acclamata e richiesta era il mirino. Il mirino non doveva far rimpiangere il mirino ottico. Sappiamo benissimo quanto i fotografi sono abituati, soprattutto quelli che fotografano con raffiche molto elevate, a dover vedere completamente la sequenza e inseguire il soggetto all'interno del mirino. Nikon con Z9 è andata ben oltre. Abbiamo una confortevolezza, scusate il termine, quindi nell'utilizzo, che è paragonabile se non addirittura meglio, come le testimonianze ci hanno dimostrato, di un mirino ottico. E tutto questo con un mirino assolutamente più luminoso sul mercato, con il mirino con la prima volta l'assenza totale di blackout. Questo perché io posso riprendere contemporaneamente e quindi scattare e vedere contemporaneamente ogni singola scena del fotogramma, non perdo un attimo. Tutto questo è permesso non solo per le caratteristiche elettroniche del mirino, che abbiamo visto essere un quad core, che è la risoluzione ideale per avere nitidezza, brillantezza e velocità di frame rate. Tutto questo è possibile perché la Z9 è la prima fotocamera che integra una tecnologia esclusiva che permette di riprendere la scena, essere proiettata sul sensore e contemporaneamente essere rimandata al mirino. Quindi io riesco a vedere nel mirino e riprendere esattamente lo stesso attimo. Per assurdo è per la prima volta al mondo che un fotografo riuscirà a vedere nel mirino esattamente la foto che è andata a scattare. Quindi arriviamo al sensore, anche questo un nuovo record. È un sensore stacked indicativamente di 45 milioni di pixel, risoluzione ideale che ci dà la possibilità di avere non solo la risoluzione, non solo la possibilità di crop mantenendo una elevata risoluzione, ma tutte le feature video che andremo a verificare successivamente. E tutto questo anche a 120 fotogrammi al secondo. Non ci sono limiti con questa macchina, ecco che lo slogan cita inarrestabile. Inarrestabile è sicuramente il termine da utilizzare. Quindi il sensore abbiamo visto che è integrato, e lo possiamo vedere anche visivamente montato, che mi dà la possibilità di far vedere in un'altra caratteristica, cioè con una tendina a protezione del sensore. Questo per poter aiutare il fotografo nel cambio di obiettivi
per poter quindi non sporcare il sensore. Abbiamo visto quindi il sensore, abbiamo visto il mirino, ma tutto questo non poteva essere possibile con l'elevato potere di calcolo, quindi questa Z9 integra il nuovo processore X-Speed 7, che è un quad core che elabora le informazioni moltissime, molto velocemente, addirittura 12 volte più veloce che la Z7 II, che in questo momento già ricopriva dei record. Quindi abbiamo visto sensore, abbiamo visto il mirino eccezionale, e quello che è un pochettino nascosto all'interno del corpo è anche tutta quella che è la connettività. Nelle fotocamere precedenti avevamo dei moduli addizionali wireless Wi-Fi, avevamo da sempre e continuiamo ad avere il modulo, o meglio la connessione per la rete cablata, ma in questo caso con la Z9 abbiamo tutto integrato, quindi connettività Wi-Fi per collegarci ad una infrastruttura di rete o connettività Wi-Fi per poter anche collegarmi direttamente al computer o allo smartphone, ma ulteriori potenzialità attraverso due specifiche app che potremo approfondire dalle caratteristiche mi permettono di collegarmi direttamente allo smartphone per poter in totale sicurezza e velocità scattare e trasmettere immediatamente le immagini. Questo per evitare un'ulteriore connessione wireless fotocamera telefono attraverso la connessione USB con il telefono, che poi trasmette ovviamente in rete. Insomma, queste sono veramente solo alcune delle numerosissime potenzialità che la Z9 ci può offrire. Ma infatti l'abbiamo detto prima all'inizio, è veramente difficile in pochi minuti cercare di sintetizzare tutte quelle che sono le novità su questa fotocamera, perché sono veramente tante. Comunque hai fatto una buona sintesi. Io tra l'altro su questo inviterei le persone che ci stanno seguendo in diretta questa sera nel scrivere nei commenti eventuali domande. Dopo io, Giuseppe e Giuseppe ci fermeremo appunto per poter rispondere alle vostre domande. Non solo sulla carta una macchina eccezionale, ma abbiamo fatto in modo di avere dei feedback da parte dei professionisti. Giuseppe De Gregorio ha girato l'Italia e ha fatto provare la macchina a 6 nps, giusto? Esatto Roberto. Allora abbiamo appunto deciso di fare questo tour italiano proprio perché l'attesa di questa macchina era altissima e c'era tanta curiosità, quindi abbiamo proprio deciso di partire e mettere in mano questa Z9 a dei professionisti. Sono 6 NPS, 6 professionisti del campo fotografico e video, e appunto abbiamo cercato di portarla nelle loro situazioni di scatto abituali. Quindi abbiamo coinvolto Rosita Ripari e Michele Lo Giudice per la fotografia di matrimonio, Stefano Guindani per la fotografia glamour e di moda, Davide Vasta e Fabrizio Luzzo per la parte video e Ray Giubilo per la fotografia sportiva, che l'ha provata e testata in questi giorni durante gli ATP Final qui a Torino. Bene Giuseppe, complimenti, ottimo lavoro, hai girato l'Italia, hai fatto un ottimo lavoro con i professionisti. Grazie. Quindi se siete d'accordo adesso facciamo entrare in studio le persone che hanno partecipato e quindi do il benvenuto a Rosita e Michele, Rosita Lipari e Michele Lo Giudice. Benvenuti ragazzi. Buonasera, grazie. Ciao, Buonasera. Ciao ragazzi. Ciao. Faccio che passare il testimone un attimo. Grazie. Perfetto. Bella. Guardate, fotografia di matrimonio, io su questo aspetto sono particolarmente legato, abbiamo fatto tantissimi eventi e tantissime manifestazioni con voi fotografi di matrimonio. Per me la fotografia di matrimonio è quasi una magia perché è difficilissima, ha all'interno veramente tantissimi generi fotografici e quindi lo strumento può fare veramente la differenza, il vantaggio strumentale su quella che è la realizzazione di alcune immagini. E io partirei subito per correttezza da Rosita. Grazie Roberto. Su questa macchina Rosita, voi siete sempre stati abituati ad usare ammiraglie di casa Nikon, quindi macchine importanti. Su questa macchina un primo appunto che vorresti fare, su che cosa ti sei trovata bene? Allora, tra le varie caratteristiche di questa macchina ho apprezzato tantissimo la qualità del suo mirino. È un mirino quasi simile a un mirino ottico, quindi ha una luminosità spaventosa. È fluido e soprattutto la totale assenza del blackout.
Certo. che era quello un po' che ci limitava nell'uso con le altre mirrorless. Assolutamente sì. Guarda, questa tra l'altro è una sensazione che si ha, è piacevolissima appena prendi Stupendo. la macchina in mano, perché ha veramente questo mirino che ha una luminosità incredibile. Dal punto di vista della luminosità è veramente E fantastico. poi ho notato anche durante le fasi di scatto continua la sua funzionalità, non si... Mentre passerei adesso a Michele su un aspetto invece un pelino più complesso dal punto di vista dell'utilizzo. Sì. Secondo me in fotografia del matrimonio una cosa importante è avere una macchina che reagisca velocemente Sì. in condizioni di luce magari non sempre agevoli sulla Sì. messa a fuoco. E tendenzialmente è quello dove effettivamente abbiamo notato la grandissima differenza, comunque l'evoluzione dello strumento. Cioè la Nikon Z9 è una macchina che mette a fuoco prima che tu possa utilizzare lo strumento, cioè ha una sorta di anticipo rispetto a quello che poi è l'inquadratura che tu fai. Certo. Cosa significa? Che non hai mai il tempo di attesa legato appunto all'aggancio del soggetto, e soprattutto quello che ho notato è l'efficienza incredibile dell'autofocus sull'occhio, cioè è immediato, è veloce, perfettamente integrato con il corpo macchina, quindi si vede che da questo punto di vista l'evoluzione ha raggiunto secondo me un livello che va anche forse oltre le nostre necessità, tant'è vero che è una macchina che da qui ai prossimi anni non vedo come non vedo una necessità di sostituzione, tendenzialmente è una macchina definitiva anche per il nostro lavoro. Noi veniamo sempre da corpi professionali e li abbiamo tenuti per diversi anni, e questa è una macchina che secondo noi verrà appunto ad essere utilizzata da qui ai prossimi anni senza nessun tipo Guarda, di tra l'altro su problema. questo argomento dopo ci torniamo, perché secondo me c'è anche un altro aspetto che è importante e ne riparliamo dopo. Sul discorso della messa a fuoco predittiva, tra l'altro Giuseppe si interfaccia tutti i giorni con i tecnici della Nikon in Giappone, e quando ci ha parlato di questa messa a fuoco che sembrava fantascienza, ci diceva appunto che c'è uno studio dove c'è l'intelligenza artificiale all'interno di questa macchina, con il riconoscimento dei 9 soggetti e tutte queste cose qua, che era quello che aveva detto poco fa durante appunto la spiegazione di questi. Un altro aspetto importantissimo invece secondo me è l'ergonomia di questa macchina. Come ci si è trovata? Sì, appena l'ho presa in mano ho trovato subito feeling. È la macchina che serve ad un professionista, perché è comodo per quanto riguarda l'impugnatura, ma non solo questo, ho notato anche l'aggiunta dei pulsanti in più, soprattutto questo per la selezione dell'autofocus. Anche durante lo scatto tu hai la facilità per cambiare il modo di autofocus. Soprattutto l'impugnatura serve per lo scatto in verticale, molto complicato con le altre macchine. Quindi che posso dire, è una macchina Guarda, fantastica. su questa fascia, su questa macchina qui, il discorso di personalizzazione dei pulsanti, il discorso della customizzazione è veramente ai massimi livelli. Tra l'altro per chi la utilizza come voi, che magari passa dall'orizzontale al verticale molto velocemente, è veramente utile avere questo tipo di potenzialità. Assolutamente sì. Assolutamente. Allora, guardavamo le potenzialità con Rosita del mirino, delle ergonomie di queste cose qui, però ritornerei su quello che hai detto prima che mi interessa veramente tanto, cioè il fatto che questa macchina qua soddisfa pienamente quelle che sono le vostre aspettative, ma soprattutto hai detto una cosa che secondo noi è interessantissima. Questa è una macchina che rimarrà nel tempo. Sai che non ha otturatore, sai che... Esatto, cioè questa è una macchina, allora, non ha l'usura meccanica, quindi avendo un otturatore elettronico e non un otturatore meccanico, non avendo appunto l'usura di tipo meccanica, è una macchina che tendenzialmente ha una vita più lunga. E poi la cosa che abbiamo notato è l'autonomia, cioè in termini di autonomia c'è un incremento importante, non avendo appunto l'otturatore meccanico la macchina consuma meno e quindi ha un incremento di autonomia che va sempre, sembra un refuso, ma va oltre quella che è quasi la necessità giornaliera del professionista. Cioè abbiamo notato che probabilmente questa macchina supererà ampiamente quelle che sono le altre ammiraglie per quanto riguarda il numero di scatti, e questo determina anche un alleggerimento, tra virgolette, della necessità di caricabatterie, batterie supplementari,
a tutto vantaggio del peso sullo zaino, ma su un corpo che comunque soddisfa da questo punto di vista. Che tra l'altro su questa batteria qua siamo passati a 3300 mAh, quindi... Assolutamente sì, ricordiamo anche la compatibilità retrattiva, quindi integrandola nel sistema posso utilizzare le batterie precedenti che ho già nel sistema e la stessa batteria può essere utilizzata su fotocamere precedenti, quindi sì, autonomia sicuramente e compatibilità. Ricordiamo anche che come è noto già nel sistema Nikon Z, Z9 integra la possibilità di alimentazione esterna, quindi il caricabatterie può essere anche impiego di power bank esterni o comunque alimentazione per caricare anche la batteria. Insomma sì, autonomia senza nessun dubbio, è un altro di quegli aspetti molto molto importanti di Z9. Quello che diceva prima Rosita relativamente al mirino ottico, secondo me al mirino elettronico, è l'associazione al mirino ottico è quanto di più vero finora noi abbiamo provato su questa macchina, e questa cosa secondo me ha un valore incredibile, perché proprio hai l'impressione di non avere una mirrorless per quanto riguarda proprio l'utilizzo con il mirino, ma una reflex, ma con una funzionalità incredibile per tutti gli altri aspetti. Guarda, questo aspetto qua penso che sia importantissimo per chi fa una fotografia difficile come la vostra. E ci tiene l'occhio 12 ore al giorno. Assolutamente. Assolutamente. A proposito su questo argomento, volevo ricordarvi che appunto la macchina è completamente in lega di magnesio e quindi la questione di robustezza e affidabilità su questa macchina ha valore al 100%. Proprio perché ho visto quando lavorate nelle situazioni di scatto, diciamo, di posati con gli sposi, c'è ovviamente la massima sicurezza, ma in una situazione dove c'è il ballo degli sposi, i festeggiamenti dopo il matrimonio, avere una macchina robusta a prova di urto è importante. Assolutamente sì, infatti è una di quelle caratteristiche sulle quali appunto abbiamo visto questa importantissima continuità, un corpo robustissimo, una struttura adatta appunto agli urti e a quelle cose che possono capitare comunque, come dicevi tu, anche molto spesso un semplice bicchiere di champagne buttato sulla macchina può creare dei problemi. Credo che da questo punto di vista non dovremmo avere. Semplice pioggia, perché anche durante il matrimonio può piovere, non si può scegliere, quindi voglio dire, avere una macchina che ti permette di lavorare anche sotto la pioggia per noi è fondamentale. Quindi a vostro avviso questa macchina qua ha superato il test? Diciamo che questa macchina è andata oltre quelle che erano le nostre aspettative e quindi farà parte del nostro corretto. Guardate, sentirvelo dire così, con questa sicurezza e questa fermezza, ci mette veramente di senza dubbio. La stavamo aspettando. Questo l'abbiamo capito che la stavate aspettando. Sì, quindi sarà la vostra prossima bambina, via? Credo di sì. Bene, già sarà nello zaino prima possibile. Guardate ragazzi, noi non possiamo che ringraziarvi per il vostro feedback, per la vostra presenza qui. Non siete proprio dietro l'angolo, vi siete spostati dalla Sicilia per arrivare qui a Torino. Per me è un piacere. È stato un piacere. Grazie ancora ragazzi. Uscire. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Bene, allora usciamo dall'ambito della fotografia di matrimonio per passare a un altro ambito, quindi la fotografia sportiva. Abbiamo il piacere e l'onore di ospitare Ray Giubilo, che arriva dagli abiti di tennis. Ciao Ray. Sono qui a Torino, ciao. Ciao. Tu sei australiano, vivi in Australia, però giri tutto il mondo seguendo il tennis da anni. Sì, sono anche italiano, sono nato in Australia e sono venuto in Italia quando avevo 7 anni, ho studiato qui, ho ancora tutta la mia famiglia a Trieste, però io sono dall'81 in Australia e viaggio il mondo seguendo tutti i tornei di tennis da 30 anni e più. A parte che ti invidiamo perché sei praticamente nei tornei più importanti, hai fatto oltre 350 tornei, documentato. Sì, tra Grandi Slam, tornei ATP, WTA, Coppa Davis, Fed Cup. Certo, dopo le tue immagini, la fama delle tue immagini ti precede perché sono delle immagini
fantastica, è veramente bellissima. Grazie, e quindi sì. complimenti, ma non è una questione di gentilezza, è proprio una questione di essere obiettivi su quello che si vede sulle riviste, sui web, su quello che è il Grazie. discorso specializzato, quindi complimenti veramente. Anche te hai avuto modo, grazie a Giuseppe che te l'ha portata, ricordiamo che Giuseppe è presente agli Appiti di Te. Se non ci fosse Giuseppe avremmo dei problemi. Infatti abbiamo anche lì il supporto E durante continuiamo ad gli andare lì. Giuseppe, fammi vedere come funziona questo, dammi una lente. Eh sì, sono lì apposta, infatti abbiamo avuto appunto l'occasione, come ci siamo detti lì, di darti la possibilità di provare la macchina. Sì, infatti sono felice di averla provata perché aspettavo di vederla Curiosito con anche te ansia. come tutti. Guarda, allora ne approfitterei subito per chiederti i feedback a caldo della macchina, su che cosa ti ha colpito tantissimo? E subito come l'ho presa in mano è una Nikon, cioè come la mia D6, tutti i comandi sono praticamente uguali a parte il menu che è un po' più in basso, però è comodissimo e sono stato molto contento che abbia questo schermo. Sì, questa è una cosa che è molto molto utile perché anche per variare l'angolo di ripresa. Certo. Senza questo schermo non potresti fotografare da per terra. Dal basso, magari una ripresa da più in alto. Tu sei Sì, una persona infatti, molto anche. alta, alzarla Sì, magari... tante volte quando non vedi, Esatto. adesso puoi vedere cosa fai. Assolutamente. E questa è solo la parte esteriore. Poi la macchina per se stessa ha tante qualità. Innanzitutto il sensore, molto bello, è una bella resa colore. Il bilanciamento del bianco praticamente è perfetto. Che nel vostro ambito è importante perché deve restituire bene quello che sono i colori. Sì, magari all'aperto è più facile, però qui a Torino dove c'è... ho visto le luci, sono abbastanza complicate. Bruttissima, molto debole, dall'alto, in altri palazzetti viene dai lati anche. Guarda, sul discorso del sensore, perdonami, ma ti blocco solo un secondo perché vorrei sottolineare con Giuseppe Maio il discorso perché abbiamo un nuovo sensore su questa macchina, è l'unico sensore stacked che Nikon monta. Sì, la Z9 ha tantissime novità, una di queste è sicuramente il sensore. Come sapete è il primo sensore stacked e in questo momento l'unico sensore che permette di operare senza otturatore meccanico, quindi viene esclusa tutta l'usura meccanica anche dell'utilizzo dell'otturatore che non porta nessuna ripercussione. Nikon ci ha messo un po' e nel nuovo sensore stacked molto veloce ci ha dato tutti questi vantaggi che sono nella risoluzione, nella possibilità video che abbiamo anche visto e insomma tutte le potenzialità che un nikonista ben conosce, la qualità cromatica, quindi filtratura Bayer che ricorda ovviamente quello che è lo standard elevatissimo di Nikon. Insomma, un nuovo sensore velocissimo, ci dà la possibilità di raggiungere i 120 fotogrammi al secondo che abbiamo ricordato già più volte, oltre ovviamente anche raffiche un pochettino più normali e tutto questo senza l'otturatore meccanico. Ricordo ancora una chicca che veniva richiesta. Non avendo l'otturatore meccanico, nel momento in cui andiamo a fare la sostituzione dell'obiettivo c'è una tendina che ci protegge il sensore, quindi anche tutte le ansie, le angosce nella sostituzione dell'obiettivo per la pulizia del sensore vengono assolutamente coperte dalla tendina aggiunta. Questo è un bello strappo col passato perché veramente è un'innovazione tecnologica bella pesante. Infatti quello è utilissimo perché noi spesso lavoriamo sulla terra battuta, Certo. C'è il vento, quindi dobbiamo cambiare l'obiettivo e quindi c'è sempre questo pericolo che si sporchi il sensore. Questa tendina qua l'ho notata subito, quella è una gran cosa. Sì, salvaguardare il sensore è una bella cosa, su macchine di questa portata qua tra l'altro ha più valore ancora. Sì. Un'altra cosa che mi segnalavi invece che hai apprezzato è il crop, che dà la possibilità di cambiare il rapporto sulla focale. Quello sì, perché io ho fotografato con 45 megapixel, 20 fotogrammi al secondo perché per il tennis bastano e a 45 megapixel se tu usi il crop ti puoi ritrovare con una focale doppia
è un sensore... È una risoluzione più che sufficiente. Sì, come è la D6 per esempio. Quindi il vantaggio è non cambio l'obiettivo, allungo la focale, faccio un'altra fotografia. Infatti ho provato a vedere se col crop perdevo magari un po' di qualità, ho fatto dei dettagli delle scarpe, sì, è veramente eccezionale. Sì, infatti tu mi dicevi anche che ti sembra addirittura di avere più profondità di campo. Sì, quello mi sembrava di avere più profondità di campo, forse la macchina è più incisa delle reflex, perché per esempio le scarpe avevano il nome qui del giocatore e tante volte magari non lo vedi così nitido, invece con questa qui era tutto... Ma guarda, questo che stai dicendo fa parte proprio dell'evoluzione di un prodotto, nel senso che si tende a migliorare con gli attuatori, con i sensori, così via, ma si tendono a migliorare proprio questi parametri qui, quindi maggiore fedeltà cromatica, maggiore incisione, fa parte proprio di proporre un prodotto che ha delle caratteristiche di livello superiore. Ovviamente su una fascia di fotocamera, stiamo parlando dell'ammiraglia di casa Nikon, quindi decisamente alta. Beh, ricordiamo in realtà il vantaggio del sistema Nikon Z con baionetta ampia e il tiraggio più ristretto al mondo che permettono tutto ciò. Assolutamente. Quindi la qualità di nitidezza data ovviamente dal potere risolvente elevatissimo dei nuovi obiettivi Nikon Z, compreso tutto il potenziale attraverso l'FTZ di utilizzare gli obiettivi tradizionali. Ma l'ingegnerizzazione degli obiettivi permette a questo punto un livello qualitativo, grazie all'abbinata con il sensore, con un livello qualitativo centro e bordi assolutamente impensabile. Infatti se non lo vedi non ci credi quasi. Sì. Assolutamente. Io l'ho provata con uno zoom 180-400 Certo. con l'FTZ. FTZ2, tra l'altro, o il normale? Il normale, per Il normale. No, quello normale. E non ho visto nessun cambiamento ai bordi, anzi mi sono trovato benissimo. Certo. Quindi quello è anche buono perché uno che acquista questo corpo qui ha più tempo per cambiare agli obiettivi nuovi, no? Quindi può lavorare un po' con i vecchi. Ma pian piano... questo, garantire la compatibilità con tutto quello che è l'installato delle ottiche F è fondamentale, perché sarebbe stato veramente un errore da parte di Nikon non garantire questa compatibilità, ma l'abbiamo visto anche sui modelli precedenti senza arrivare su questa fascia, quindi sicuramente. Era la prima volta che usavo una mirrorless, perché mi sono tanto legato ho sempre fotografato reflex, quindi... Ti ricordi che ti ho ricordato che il mirino è un mirino elettronico, non era il pentaprisma, quindi ti ho ricordato, ti ho chiesto se hai visto del blackout. Sì, ti ho chiesto cos'è blackout. Cos'è blackout? Sì, dopo me l'hai spiegato. No, in effetti il passaggio, diciamo che è un passaggio indolore. È un passaggio molto indolore, esatto. che non sapevo fosse così indolore, infatti per quello avevo un po' paura a passare. Guarda, ti dico una cosa, da una persona come te che ha la tua esperienza, che realizza le immagini, che realizza questo feedback qua, per noi vale doppio, assolutamente. Poi avendo 20 fotogrammi al secondo, puoi fare più foto, cioè puoi ottenere la bella foto molto più facilmente. Assolutamente sì. Infatti penso che avremo tanti più fotografi concorrenti. Ma guarda, non è soltanto una questione di scattare tante volte in un secondo, c'è tutta quella che è l'esperienza, l'occhio. Chiaramente devi conoscere lo sport, però ieri sera lavoravo su Djokovic, quindi so in anticipo cosa fa. Certo, specialmente conosci il giocatore, conosci lo sport. Quando vedi quando deve correre da una parte all'altra del campo, sai che se sul dritto molto probabilmente farà un salto. Quindi io ho tirato la raffica già mentre cominciava a correre e ho beccato foto che altrimenti altre volte sarei dovuto essere lì per 3-4 azioni prima di prendere quella giusta. Chiaro. Quindi sì. Guarda, hai dato un sacco di feedback che sono importanti per i professionisti che fanno questo tipo di lavoro, che come te lavorano in ambito sportivo. Sì, altra cosa, non ho dovuto lavorarle in post-produzione. Quindi le immagini sono già di una buona pasta? Io ho lavorato in JPEG. Di solito lavoro, fotografo la stessa immagine sia in RAW che in JPEG. Certo. Il RAW lo metto in banca, il JPEG uso sempre il JPEG. Un minimo aggiustamento lo faccio sempre. Con questo non ho dovuto fare praticamente quasi nulla.
Sì. Questo dipende anche tantissimo da come settiamo e impostiamo il picture control, ovviamente, perché su queste macchine qui hai una possibilità di customizzazione Io l'ho incredibile. usato con Vivid. Sì, in vivid, quindi belle contrastate. Sì, contrastate. Ma in una situazione come Sakura. quella che state vivendo adesso a Torino, lì agli APT di tennis, è indicata, perché avete delle luci che sono un po' particolari, non sono proprio le luci più facili del Sì, mondo. beh, io non avevo mai usato il Vivid, l'ho usato la settimana scorsa a Milano. Sì? Ho provato, ho detto ma mi sembrano piatte, provo Vivid e ho detto questo è giusto, lavoro con questo, quindi ho continuato anche qua. Bene. Quindi con questo tipo di luci, perché sono brutte luci, perché sono Degli piccoli spot. spot, e un campo azzurro che riflette tutto l'azzurro, quindi le ombre sono un colore bluastro. certo. Quindi il fuoco automatico ha tenuto bene. Assolutamente. Il bianco automatico. Il bilanciamento del bianco si è comportato. Sì. Guarda, No, ho lavorato in manuale. io ti ringrazio tantissimo per la tua testimonianza, preziosissima per chi fa sport. Grazie. E so che hai minuti contati perché devi rientrare agli APT. Sì, perché cominciano i singolari tra poco. Assolutamente sì. Quindi buon lavoro e goditi le partite. Io so che tu oramai conosci i tennisti benissimo perché vi incontrate. Non tutti, ma tanti. Mi incontrate in giro per il mondo. Sono disponibili in questo momento per fare degli scatti, per fare... Questa è una mia curiosità personale. In questo torneo? Sì? No. No. Sono abbastanza tesi perché... Bisogna andarseli a cercare sì. perché sono belli tesi. Sì, il torneo di top 8, quindi nel round robin devi almeno vincere 2 partite Certo. per passare alla semifinale, quindi hanno pochissimo tempo, si allenano e giocano e basta. Quindi Ok. sì, al limite ti salutano, sì, quello sì. Quello. In allenamento ti vedono, ti salutano. Bene. Beh, grazie Ray per la tua testimonianza, preziosissima soprattutto per chi fa il tuo lavoro. Io adesso so che hai minuti contati perché devi rientrare assolutamente all'Initto ATP Finals qui a Torino, quindi buon lavoro e grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Bene, adesso usciamo dall'ambito foto per entrare nell'ambito video ed ho il piacere di avere qui con noi Fabrizio Luzzo e Davide Vasta. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Nei giorni scorsi con Davide, Giuseppe De Gregorio, ho avuto la possibilità di impegnarsi in riprese in 3 ambiti differenti. Quindi siete andati in ambito naturalistico, a bordo pista e dopo siete andati ad Orvieto. Iniziamo dall'ambito naturalistico. Sì. Cosa avete fatto in quel parco? Quello che mi piaceva provare erano le capacità della macchina in una condizione nel quale hai degli animali che si muovono molto velocemente, e quindi mi piaceva provare il mano libera con il 4K a 120 fps. Mi ha stupito perché c'era un marabù che a un certo punto è volato, un uccello molto particolare, e io col 70-200 l'ho preso a mano libera, ho iniziato a seguirlo e già lì mentre facevo la ripresa mi sono reso conto che la macchina lo aveva agganciato perfettamente e lo tracciava. E inoltre anche lo spostamento che io avevo con la mano era uno spostamento morbido. Dopo, quando ho visto il montaggio e visto quello che effettivamente è venuto fuori, mi sono reso conto che la macchina aveva fatto un lavoro incredibile. Cioè riuscire a prendere un animale in velocità come quello senza nessun tipo di problema è secondo me un valore aggiunto incredibile. Assolutamente, quindi qua sia il discorso del 4K con lo slow motion, ma soprattutto la stabilizzazione. In realtà è un mix, perché in quella scena abbiamo l'aggancio del soggetto con riconoscimento dell'animale, abbiamo il 4K, il 120 fps, tutte queste cose le fa insieme la macchina e ti restituisce un'immagine perfetta, direi. Bene, bene. Io invece in altro ambito differente con Fabrizio so che anche te hai apprezzato le caratteristiche del 4K in slow motion, però in un ambito completamente differente. Assolutamente sì, le ho apprezzate sia come ci diceva Davide, sia dal punto di vista della gestione del colore, in quanto utilizzando la curva NLog si ottiene un file decisamente lavorabile, perché stiamo registrando comunque in H265 a 10 bit e i colori possono essere gestiti in modo incredibile. La macchina dimostra di avere una gamma dinamica eccezionale e un range dinamico
ancora più valido per la post-produzione. Assolutamente sì. Io su questo mi sento di dire che avete due approcci differenti alla fotografia e questa macchina soddisfa entrambi gli approcci, cioè laddove vogliamo fare tanta post-produzione e curare nel minimo dettaglio la color correction, tutte queste cose qua, e laddove invece vogliamo arrivare a casa e poter montare immediatamente. Sì, direi che questo per quanto mi riguarda è l'aspetto principale. Infatti mentre giravo al parco mi sono reso conto che la sera mi sarei potuto portare a casa delle cose da montare. Questo secondo me, ecco, io sono più per la parte emozionale, quindi la parte tecnica sicuramente Fabrizio la conosce meglio di me, però quello che è importante è che questa macchina ti permette di ridurre al minimo come dire, lo scarto che si genera chiaramente in qualunque tipo di ripresa, e questo significa poter portare a casa molto più materiale da montare, che per un videomaker è essenziale. Torni a casa, devi avere qualcosa, cioè devi avere il rapporto tra lo scarto e quello che funziona, deve essere a vantaggio di quello che funziona, e questa macchina da quel punto di vista è perfetta. Sì. Io so che voi, al di là del 4K con le varie frame rate, avete anche testato il massimo della qualità della fotocamera, quindi stiamo parlando dell'8K a 30 frame in questo momento, dopo vedremo che cosa succederà, anzi chiederemo a Giuseppe Maio di darci degli input in tal senso, ma sull'8K qual è stata la tua impressione a caldo su questa fotocamera? Allora, l'8K secondo me apre un mondo molto interessante, perché per esempio nel parco ti permette di avere un animale inquadrato e portando poi quel file su una timeline Full HD poter fare un mega zoom lasciando però una nitidezza incredibile. Questo secondo me, almeno per quanto riguarda il mio lavoro, è il valore aggiunto, la possibilità di avere una macchina che registra in 8K e registra per un tempo molto più lungo di quello che uno si aspetterebbe. Infatti so che Fabrizio ha fatto dei test in tal senso, no? L'ha messa proprio sotto stress. Però avere un ritaglio poi in Full HD con una nitidezza incredibile, certo, e con dei colori fantastici. Ecco, questo secondo me è un altro grosso vantaggio, perché io non devo portarmi 1000 ottiche per avvicinarmi a un soggetto, ma posso tranquillamente lavorare su un 8K e zoomare digitalmente. E adesso chiediamo a Giuseppe questa cosa qui, però mi dicevi appunto che hai fatto dei test stress sulla fotocamera in tal senso. Sì, abbiamo fatto un paio di test stress proprio per vedere fino a che punto la camera poteva registrare, se superava questi fatidici 29 minuti e 59, ma abbiamo registrato per 1 ora e 10 fino a scheda piena. Quindi in tal senso io chiederei invece a Giuseppe delucidazioni in merito, perché la macchina va ben oltre l'ora e 9 minuti. Certo. Beh, dal punto di vista video sappiamo benissimo che integra delle cose assolutamente importanti, non avevo mai visto prima, siamo andati ben oltre. Quella della durata è un esempio, perché possiamo andare a oltre 2 ore di registrazione continua, l'abbiamo vista anche sotto stress termici e siamo andati molto più in là, quindi dal punto di vista della registrazione sulla lunga distanza abbiamo sicuramente dei vantaggi. Assolutamente sì. 4K, 8K con i vari frame rate, ci saranno novità sull'aggiornamento firmware che arriverà? Seguiranno ancora degli aggiornamenti firmware, quindi è stata testata con i potenziali che abbiamo già visto elevatissimi, e seguiranno con degli aggiornamenti firmware anche la registrazione on camera RAW e, come anticipato, anche il supporto per maggiori frame rate in 8K. Quindi si arriverà a 60 frame al secondo sugli 8K, più di così. Io tra l'altro ho visto Davide è molto creativo e veramente sperimenta tantissimo. Il timelapse è nel suo DNA, perché ha fatto tantissimi esperimenti in tal senso. Ovviamente in queste condizioni non aveva il tempo per poter fare un timelapse di un certo tipo, però so che con Giuseppe De Gregorio siete andati ad Orvieto. Già sì, per il fatto che siete andati ad Orvieto vi invidio, perché Orvieto è una fantastica città. Sì, intanto io volevo anche ringraziare Davide e il suo staff, perché ha fatto un lavoro incredibile. In un giorno e mezzo abbiamo realizzato 3 video montati la sera mentre io tornavo a Torino, e già Davide me li inviava già montati, quindi è stato un lavoro incredibile. E in un giorno e mezzo appunto abbiamo fatto le maratone e abbiamo fatto i 3 video, uno nel parco che vedremo poi il video montato, a Orvieto il timelapse, e poi a Vallelunga in pista, cercando di utilizzare le funzioni di inseguimento mezzi che ha la macchina in dotazione. E quindi Davide, un giorno e mezzo davvero è stato un miracolo. Assolutamente sì. Ritorniamo al timelapse di Orvieto. Lì volevamo provare questa funzione del timelapse 8K interno alla macchina. E quindi abbiamo provato a fare questa facciata diciamo un hyperlapse della facciata dell'Orvieto, quindi ovviamente macchina messa su un gimbal, sul Ronin SC,
che ci permette di mantenere soprattutto l'inclinazione fissa ad un certo punto, in modo che poi nella stabilizzazione non è necessario diciamo, correggere la verticale. E lì praticamente niente, abbiamo fatto questa lunga passeggiata che è durata credo un paio di ore per riuscire a fare tutto questa animazione. La macchina si sfrutta il timelapse interno in camera, il risultato visivo è incredibile perché è una super risoluzione, infatti poi come si vede nel filmato finale è possibile fare dei zoom digitali mantenendo una nitidezza incredibile. Questa secondo me è una cosa molto interessante per chi fa timelapse, perché si può già produrre in camera qualcosa senza dover poi fare il lavoro in post-produzione. Ma guarda, proprio restando su questo concetto delle funzioni on board, io parlerei con Fabrizio perché ha avuto modo di testare, oltre al discorso del timelapse, tutte quelle che sono le funzioni che permette di fare la macchina on board. Sì, soprattutto dal punto di vista per gli amanti dei formati e della tecnologia, senza aiuto di nessun accessorio esterno, noi per esempio possiamo già attualmente registrare in ProRes. ProRes 4K a 60 fotogrammi al secondo, ProRes in Full HD a 120 fotogrammi al secondo, 422 10 bit. E la macchina prevederà di registrare successivamente 8K a 60 fotogrammi al secondo in NRAW, questo nuovo formato che ci darà Nikon sul RAW, che sembrerà essere molto leggero e idoneo alla post-produzione, e il 4K e il Full HD avranno il ProRes RAW direttamente in camera. Questo significa poter andare in giro esclusivamente con la camera senza doversi portare dietro recorder esterni, monitor. Il monitor di servizio della macchina è già grosso, ha possibilità di essere basculante, di spostarsi in tutte le direzioni, per cui ci consente di posizionarci anche in modo strano e non aver bisogno di un monitor esterno obbligatoriamente per visualizzare la scena. E questi sono tutti vantaggi incredibili, anche montandola su un Ronin, su uno stabilizzatore, non hai bisogno, puoi registrare in ProRes senza avere il monitor attaccato allo stabilizzatore, per cui sono altri 500-600 grammi che si tolgono dalle braccia per poter lavorare. Adesso, purtroppo la diretta non ci permette di farvi vedere quella che è la qualità di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi il 4K, l'8K, ma faremo in modo di mettere a disposizione questi contenuti su una landing page che metteremo su Nikon School per dare a tutti appunto i contenuti che hanno realizzato in questi giorni sia Davide che Fabrizio, quindi assolutamente daremo la possibilità di far vedere quella che è la qualità. Altra cosa importante per il discorso del timelapse è la possibilità di alimentare in maniera esterna la macchina, perché questo è un altro aspetto. Sì, è un aspetto fondamentale, non tanto per una passeggiata di 2 ore di fronte a Orvieto, ma quando abbiamo dei timelapse che devono durare una notte oppure più tempo, giorni. Quindi sì, questa è un'altra cosa molto molto interessante. In realtà poi volevo collegarmi a quello che ha detto prima Fabrizio sul display orientabile in tutte queste 1000 direzioni, che è un grande aiuto per tante cose, non solo per la fase di ripresa, ma anche per la fase di revisione dei lavori. Cioè delle volte tu ti trovi, come ci trovavamo noi, nel parco, appoggi una macchina nel parco e sei insieme a delle persone che devono poter vedere il risultato, e invece che stare tutti su una direzione ognuno se lo può girare velocemente, quindi anche secondo me in fase di consultazione è comodo avere un display così articolato. Ma infatti mi ricordo la prima volta che Beppe è arrivato con la fotocamera, ha preso la fotocamera e ha detto guarda che figata qua, e l'ha girata in tutti i sensi, sia in verticale che in orizzontale, la macchina ha questo monitor. Sì, diversi aspetti, la possibilità di poterlo orientare anche sull'asse ottico è un aspetto molto importante per rispettare le prospettive anche nell'impiego, e poi colgo l'occasione per quanto diceva Davide, la possibilità introdotta di poter zoomare al 100% in play la visualizzazione del video, quindi anche immediatamente l'analisi del file per vedere esattamente la nitidezza. Quindi monitor sicuramente molto luminoso, penso siete riusciti ad apprezzare assieme alla durata anche della batteria on camera, oltre che la possibilità di registrazione interna. Quindi anche dal punto di vista del monitor e delle feature video siamo al di sopra di quanto potessimo mai aspettarci. Bene ragazzi,
Scusateci se noi abbiamo dei tempi che sono serratissimi in questa diretta, oramai ci conoscono tutti quanti. Noi vi ringraziamo per i vostri feedback a caldo sull'utilizzo della macchina, vi ringraziamo per aver testato la macchina, con il lavoro che sta facendo Giuseppe, che ha fatto Giuseppe in giro per tutta Italia, è stato favoloso per poter raccogliere questi feedback da parte vostra. Vi ringraziamo per la vostra ospitata e ci vediamo sicuramente nei prossimi eventi. Grazie a te e Grazie Davide, grazie Grazie a tutti. tutti. Grazie. Grazie. Ciao. Bene, rientriamo a bomba in ambito foto e lo facciamo nel miglior modo possibile potessimo farlo. Abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi Stefano Guindani. Ciao Stefano. Grazie, ciao. Grazie a te. Allora, io ho saputo che con Giuseppe De Gregorio avete fatto delle prove fantastiche in uno studio a Milano, molto bello, dove c'era l'opportunità di giocare con l'acqua, con le luci, col fumo, e avete fatto veramente le prove su tutto quello che potesse fare sulla Z9. Quindi dacci le tue impressioni a caldo su questa macchina. Diciamo che l'abbiamo messa sotto stress subito, perché quando Giuseppe mi ha detto che voleva provare questa macchina ho pensato all'unico studio che c'è, credo in Italia, forse in Europa, mi hanno detto, con la pioggia, cioè forse è l'unico con la pioggia calda, quindi per la modella è un grande vantaggio. Abbiamo unito il fumo, delle luci anche particolari, controluce, così, per vedere quanto riusciva a tenere la messa a fuoco, messa così sotto stress. I risultati sono stati davvero eccezionali perché non l'ha mai persa, quindi direi che ha passato abbondantemente la prova e è una grande messa a fuoco. Sul discorso della messa a fuoco ti sei trovato, diciamo, assolutamente a tuo agio con questa nuova fotocamera. Un altro aspetto che penso per voi sia importantissimo, io ricordo che Stefano, alla Stefano Guindani Italia, ha l'agenzia più importante che c'è in Italia di moda sostanzialmente, quindi per voi la colorimetria, il fatto di avere fedeltà nei colori è un aspetto abbastanza importante. Sì, l'agenzia che si chiama SGP Italia è 20 anni che serve, diciamo, tutti i più grandi brand della moda, del lusso, e quindi la colorimetria, lavorando principalmente appunto con questo tipo di clienti, è fondamentale, perché ovviamente un abito rosso deve rimanere di quel rosso lì, di quel numero Pantone esatto, eccetera eccetera. Immagino che il cliente si arrabbi un pelino se gli sfalsate i colori. Sì, è molto importante sicuramente, quindi la colorimetria deve essere perfetta e abbiamo potuto provarla anche qua in situazioni sempre limite, perché abbiamo giocato molto sui controluce, con delle luci anche difficili, perché a volte l'utilizzo delle luci LED poi non è così semplice da rendere. Però per adesso, cioè, quello che abbiamo visto è davvero eccezionale. Un altro aspetto che mi incuriosisce molto del vostro lavoro è che quando vi trovate nelle passerelle tutto quanto accade con una velocità incredibile. Sul discorso della frenesia, della velocità di scatto, della reattività della macchina, avete avuto modo di testare, di provare qualcosa in studio? Beh, allora, in studio sicuramente l'abbiamo usata quasi come se fosse, non dico una passerella, ma simile, perché io facevo un gioco proprio per cercare di trovare i difetti della macchina, facevo camminare la modella verso di me, io camminavo verso di lei e nel frattempo scattavo con la messa a fuoco in inseguimento e con i 120 fotogrammi al secondo, quindi diciamo è stato molto interessante. È stato curioso quando poi sono andato per editare le foto, perché col mio programma di editing, quando avevo scaricato tutto, pensavo si fosse impallato il programma, in realtà che 120 fotogrammi sono 120 foto esattamente identiche, quindi è la seconda volta che chiudevo il programma ho capito che invece... Su questo chiedo l'approfondimento a Beppe, perché a 120 fotogrammi al secondo non scattiamo ovviamente a 45 milioni di pixel, ma scattiamo con una risoluzione un pelino più bassa. Beh, intanto 120 fotogrammi al secondo hanno una ripercussione sull'intero sistema, perché la messa a fuoco a questo punto, anche scattando a tutta apertura, deve essere sicuramente molto precisa e molto dinamica. Quindi 120 fotogrammi al secondo sono permessi ad una risoluzione di 8K e quindi la possibilità di poter avere un livello qualitativo molto elevato. Un aspetto anche della messa a fuoco che stiamo sottolineando è un passaggio molto radicale con Z9.
Fino a questo momento avevamo le mirrorless che avevano un sistema di messa a fuoco molto intelligente, con inseguimenti, col tracking del volto e sugli occhi, ma mai come con la Z9 si è avuto un'integrazione fra quello che erano le abitudini delle reflex con il noto tracking 3D, dove con la Z9 finalmente possiamo iniziare a pensare qual è la modalità di messa a fuoco che vogliamo utilizzare in inseguimento, ed è lei che ci pensa al riconoscimento fino a 9 soggetti. Quindi diciamo che Z9 nelle mani di un fotografo che ha lavorato nel passato e che continua a lavorare abitualmente con le reflex ha tutte queste innovazioni tecnologiche che gli danno la possibilità di muoversi con dimestichezza senza dover pensare molto ai criteri di messa a fuoco. C'è un altro aspetto, un paradosso nella messa a fuoco che passa anche attraverso il mirino. Con qualunque macchina fotografica a pellicola o con qualunque macchina fotografica digitale con l'otturatore, l'unica foto che il fotografo non riusciva a vedere era quella del momento dello scatto, perché comunque l'otturatore era chiuso. Z9 ribalta anche questo concetto, perché attraverso la possibilità della lettura doppia che porta l'immagine sul sensore e l'immagine nel mirino, noi nel mirino, anche se scattiamo 120 fotogrammi al secondo, abbiamo sempre l'immagine in tempo reale senza nessun blackout. Era quello che sottolineava anche Rosita precedentemente. Infatti. Quindi dal punto di vista del mirino e della messa a fuoco abbiamo sicuramente delle grandissime innovazioni. Poi questo, scusami se ti interrompo, è bellissimo per chi come me a una certa età inizia ad avere qualche problema di vista, e poter vedere la foto immediatamente che hai scattato dentro, cosa che con le reflex non si può fare purtroppo, è un grandissimo vantaggio, perché sennò vuol dire mettersi e togliersi gli occhiali per guardare poi lo schermo dietro, perché puoi fare la correzione diottrica nel mirino ma non la puoi fare sullo schermo. Sì, non siamo entrati nei dettagli e nei particolari, ovviamente che il mirino di qualità elettronico ti dà la possibilità anche di poter vedere l'immagine scattata direttamente nel mirino, come giustamente sottolineavi, e perché no, anche attraverso le impostazioni picture control o eventualmente il bianco e nero che abbiamo impostato. Quindi molti vantaggi. Però su questo, Beppe, io lo sottolineerei, abbiamo il mirino più luminoso al mondo, quindi questo lo diciamo assolutamente. Sì, assolutamente. La luminosità del monitor posteriore, ma compreso quello del mirino, dovevano soddisfare o comunque dovevano dare tutti i vantaggi agli abituati del mirino tradizionale al mirino reflex, e quindi aggiungere tutti i vantaggi. Quindi sicuramente una velocità di refresh molto elevata, quindi per avere la continuità, ovviamente per supportare 120 fotogrammi al secondo, e quindi anche la luminosità e tutti quelli che sono gli aspetti ottici del mirino elettronico che rendono assolutamente la visibilità confortevole. L'altra cosa che invece ho parlato con Stefano durante lo shooting a Milano è quella che appunto la macchina ha la possibilità di inviare le foto direttamente on camera senza aver bisogno dell'accesso del trasmettitore, cosa che credo per i fotografi della tua agenzia molto utile, perché io incrocio i tuoi fotografi durante l'anno al Festival del Cinema di Venezia, al Festival del Cinema di Roma e durante la Fashion Week, e ho visto che lavorano in questo modo. Tutti scattano e trasferiscono direttamente le immagini in studio, cioè in ufficio. Lavoravamo prima col VT5, credo che il VT5 sia stato l'ultimo. VT6, chiedo scusa. Ed era fondamentale, perché sui red carpet di Venezia, di Cannes, di altri grossi eventi a livello mondiale o delle sfilate di Milano e di Parigi, è fondamentale poterle spedire almeno una parte di queste in ufficio, dove vengono ottimizzate al volo e poi mandate al cliente o proposte in vendita ai giornali o al cliente, e la velocità purtroppo si riduce veramente, cioè deve essere il massimo possibile. Certo, durante la sfilata voi dovete ricevere le foto. Esatto, ma ancora di più sui red carpet forse, dove questo è fondamentale, perché c'è anche una concorrenza con gli altri, dove il tempo è fondamentale. E quindi la possibilità di avere un modo di trasmissione interno è sì, tra l'altro il tempo è fondamentale, ma c'è un altro aspetto fondamentale che vorrei rimarcare: il lavoro che Giuseppe fa tutti i giorni con voi professionisti, perché con fotocamere di questa fascia qua il discorso dell'assistenza è importante, quindi è il discorso del Nikon Professional Service, degli NPS, che Giuseppe segue a livello nazionale. È un altro aspetto decisamente importante. Sì, noi non posso che fargli i complimenti sia a lui che... Sai che siamo sempre presenti a tutti gli eventi dove
quindi per quello ci incrociamo i tuoi fotografi durante l'anno in più occasioni, perché il servizio NPS appunto è presente a tutti gli eventi nazionali e internazionali. Un altro aspetto che mi dicevate avete apprezzato tantissimo è la possibilità di personalizzare i tasti funzione ovviamente, ma la ghiera che c'è sull'ottica, mettendoci il diaframma come le ottiche cinema, mi dicevi. Sì, esatto, non tanto. Allora, sicuramente è interessante poterla personalizzare, ma secondo me proprio avere il diaframma su questa ghiera morbida, sull'obiettivo, e anche il fatto che sia morbida è un grosso vantaggio, soprattutto se lavori in luce ambiente, perché il poter vedere in diretta questo schiarire o scurire del fotogramma finale, della foto finale, è veramente bello e utile sicuramente, quindi direi che guarda, su questi che sono i feedback che ci stai dando ti ringraziamo tantissimo che hai testato la Z9, perché sono feedback importantissimi soprattutto per chi fa il lavoro che fate voi. Sì, poi magari appunto l'idea di poterlo anche personalizzare, ma non credo poi quanto sia utile metterci gli ISO piuttosto che altre cose, se non proprio il diaframma, che secondo me chi fa fotografia dovrebbe principalmente cominciare a pensare in funzione del tempo e del diaframma, non tanto degli ISO. Gli ISO è un'utilità che ti permette di gestire meglio le altre due funzioni. Quello sì, sicuramente. Guarda Stefano, io ti ringrazio anche Giuseppe che hanno fatto questa maratona con noi in questa diretta, e se siete d'accordo, dato che non capita tutti i giorni di avere tutti questi super professionisti qui con noi, inviterei tutti per un saluto finale, in maniera che facciamo il saluto finale a chi ci sta seguendo in diretta. Ciao ragazzi! Ciao! Bene. Salutiamo chi ci ha seguito fino adesso in diretta. Prima di passare alla sessione delle domande e risposte, cioè rispondere a chi ha scritto i commenti nella diretta, io farei vedere un filmato su ciò che hanno detto della Z9. Bene, come abbiamo visto dal filmato, questa è solo una minima parte del fiume in piena di consensi positivi che abbiamo ricevuto sulla Z9. Quindi questa macchina veramente ha spopolato, in rete troviamo già centinaia, anzi che dico centinaia, migliaia di recensioni, e sono quasi tutte positive. Diciamo tutte positive, quelle che non lo sono arrivano da determinate persone. Allora io chiederei ai colleghi, a Giuseppe e Giuseppe, di avvicinarsi, fare fronte compatto, che è arrivato il momento per rispondere appunto alle domande. Adesso io cercherò di fare una cosa strana con il mio cellulare, entro sulla diretta sperando che non si blocchi e inizio a leggere un po' di domande, così cerchiamo di capire a chi dare risposta. Ad esempio metto subito insieme la domanda di Alessandro e di Massimo, dove ci chiedono: l'ho ordinata subito, ma quando arriverà nei negozi? E Massimo invece ci chiede: anch'io già preordinata, tempi di consegna. Questa è tua, Beppe? Manca poco ormai, quindi bisogna pazientare poco. Dire la data precisa non è facile con i quantitativi in gioco, stiamo parlando comunque dei primi giorni o comunque nel corso già di dicembre, quindi pazientate ancora un poco, è in arrivo. Bene, ottimo. Mentre Mario ci chiede: è vero che per usare gli obiettivi vecchi sarà necessario l'FTZ2? Rispondo io. Vai. Allora, assolutamente no, perché l'FTZ, come immagino conoscete già da tempo, quindi viene già utilizzato sulla serie Z6, Z7, è l'anello adattatore che permette l'utilizzo di tutte le ottiche Nikon F e non c'è nessuna problematica con qualsiasi ottica. L'unica differenza tra l'FTZ1 e l'FTZ2 è che nell'FTZ2 mancherà la staffa dell'aggancio del treppiedi, perché sarebbe difficile impugnarla nello scatto verticale. Essenzialmente anche con
Assolutamente sì. Allora, Giuliano invece ci chiede, visto gli scatti veloci che fa la fotocamera, e abbiamo visto che veramente ha una velocità di scatto incredibile, elevatissima, che tipo di schede bisogna utilizzare? Vai te, Beppe? Sì, è ovvio, basta dire che sul mercato non esiste una scheda così veloce in scrittura da sopportare le reali potenzialità della fotocamera. Quindi tendenzialmente qualunque tipo di scheda, è ovvio che con una scheda a scrittura lenta raggiungeremo più velocemente il riempimento buffer e quindi gli scatti successivi. In questo momento è ovviamente suggeribile, per avere le massime performance e quindi per arrivare anche a 1000 fotogrammi consecutivi RAW, le schede, per esempio le Lexar Gold, la serie più professionale, che ha un livello di velocità di scrittura superiore. Ora, rimaniamo in questo ambito qua con il discorso del peso del file, perché Silvano chiede, dalle informazioni che ho raccolto mi sembra di aver capito che non esiste formato RAW uncompressed. È proprio così? Se sì, come mai? Confermo, 45 milioni di pixel di un RAW non compresso genera ovviamente dei file molto pesanti. Tutto questo perché Nikon ha introdotto una nuova potenzialità di RAW compresso senza perdita. Quindi questo dà la possibilità di salvare sia in RAW compresso dal punto di vista informatico che attraverso il nuovo formato che Nikon ci propone, che sarà ulteriormente più compresso, un file più ridotto, ma sempre senza perdita qualitativa. Assolutamente. Allora, ciao a tutti, come mai ha una sensibilità ISO nativa inferiore alla Z6? Questa domanda ce la pone Graziano. Vuoi rispondere te, Beppe? Rispondo io? Allora, sul Z6 II ovviamente abbiamo un sensore che ha una densità di pixel minori, quindi il pixel in sé è molto più grande. Questa è proprio la base sul concetto della fotografia digitale. Avendo il pixel più grande si comporta diversamente sul discorso della sensibilità, quindi ha una sensibilità nativa sul sensore più elevata. Questo è un po' lo scotto che paghiamo su tutte le fotocamere che hanno una risoluzione molto alta, quindi tanta informazione. Noi abbiamo provato in questi giorni la macchina, conferma anche Giuseppe Maio che l'ha provata, e su sensibilità parecchio alte la macchina si comporta veramente in maniera egregia. Sì, non si può parlare in termini assoluti di switch buono e brutto. È indubbio che una 45 milioni di pixel, comunque con un trattamento del rumore molto significativo, quindi utilizzabile sensibilità molto elevate, ma ne abbiamo avuto la riprova con gli ospiti che l'hanno provata, anche in palazzetti con tempi di posa molto veloci, sensibilità molto elevate, quindi stiamo parlando dell'ammiraglia che anche da questo punto di vista soddisfa tutte le aspettative. Guarda, io penso che su questo discorso qua ci sia un po' di confusione, perché continuo a leggere domande che si riferiscono al discorso dell'FTZ, perché ci chiedono, Valerio ad esempio, come si comporta con le ottiche F-mount avendo di 5 e di 6 un parco di ottiche molto ampie? Assolutamente, ho risposto già prima, con l'FTZ assolutamente massima compatibilità con tutte le ottiche Nikon F, quindi non c'è nessun problema utilizzate sulla Z9. L'abbiamo anche poi testata sempre con gli ospiti montando ottiche reflex e la macchina si è comportata in maniera e possiamo anche ricordare che un obiettivo Nikon F montato su una Nikon Z attraverso l'FTZ ha esattamente le stesse prestazioni come se fosse montato su una D5 e una D6. Identiche. Cioè. Assolutamente sì. Allora, su Camera Raw, che ho letto questa domanda, rispondo io. Quando sarà possibile vederla dal vivo e provarla? Avete previsto un tour di presentazione con i nuovi obiettivi? La Puglia ci sarà nei programmi? Allora, noi stiamo lavorando in questi giorni qua per fare dei tour dedicati ad invito, prima di tutto agli NPS, e per poter far testare la macchina ai professionisti. Appena avremo sicurezza che riusciremo a coprire il territorio nazionale, guardate che le variabili in gioco non sono soltanto quelle legate alla disponibilità delle macchine e via discorrendo, ma stiamo anche gestendo una situazione abbastanza complessa dal punto di vista della pandemia, del Covid, perché noi stiamo tutti i giorni ricevendo notizie che probabilmente ci saranno delle restrizioni a breve, e quindi mettere in pista tour dove ci sono tante persone per adesso è un pelino rischioso. Appena avremo la certezza di questo discorso qui, lo metteremo sicuramente in pista. Diciamo che probabilmente, se non è per fine anno, sarà per inizio del prossimo anno, sicuramente. Allora, riapriamo qua, guardiamo altre domande.
Verranno regolati aggiornamenti per migliorare la F della serie 7 avvicinandosi a quella della serie 9? Questa domanda ce la fa Francesco. Abbiamo già visto che Nikon nella serie Z sta rilasciando degli aggiornamenti firmware molto rapidamente. Per andare nel concreto abbiamo visto anche il grandissimo aggiornamento firmware della settimana scorsa rilasciato per Z6 e Z7 che ha dato una notevole spinta alle prestazioni di una fotocamera che è già sul mercato da diversi anni. Detto ciò, è ovvio che possiamo aspettarci da Nikon ulteriori miglioramenti sulle gamme attualmente sul mercato, ma attenzione a non confondere potenzialità migliorabili con incrementi di firmware con quelle che sono prestazioni prettamente hardware. Nella Nikon Z9 stiamo citando delle prestazioni F sicuramente molto importanti, ma sono frutto di una serie di funzionalità hardware, quindi l'affermazione che una Z7 o una Z6 possano raggiungere le prestazioni di una Z9 è come minimo azzardato. Ci saranno dei miglioramenti, ma la Z9 e l'ammiraglia ha dal punto di vista hardware dei vantaggi notevoli. Assolutamente sì. Allora Pierpaolo invece ci dice: relativamente al mondo video, il corpo macchina mi sembra un po' voluminoso, è utilizzabile su gimbal oppure si corre il rischio che il pentaprisma tocchi o sbatta? Assolutamente no, l'abbiamo utilizzato anche nei video che abbiamo visto oggi, quindi il Ronin regge assolutamente la Nikon Z9. Davide Vasta e Fabrizio Luzzo hanno appunto utilizzato con Ronin Essen la Z9 e è assolutamente stata gestita benissimo. Allora Francesco, dalle caratteristiche tecniche ho compreso tutto, ma su alcune notizie riguardanti il processore ho dei dubbi. Praticamente ci chiede se l'X-Speed è 1 o sono due X-Speed 7. La tecnologia ormai ci ha abituato da tempo a vedere questi aspetti, in alcuni casi si raddoppia il processore, in altri casi, come nel caso del nuovo X-Speed 7, lo stesso singolo processore integra più processori, quindi il X-Speed 7 è uno solo, ma incorpora più processori all'interno. Tra l'altro ci fanno anche domande che escono un pochettino dall'ambito Nikon e sconfinano su altri brand, del tipo: è compatibile con i flash Profoto A1? Personalmente non ho fatto delle prove con Profoto, con altri brand in questo momento posso garantire che la compatibilità ci lascia intendere che sia completa. Abbiamo provato a utilizzare il trasmettitore Profoto e la macchina abbiamo un'esperienza positiva. O se no qui, se il buon Mauro ci sta seguendo, risponde lui probabilmente. Grazie. Bene, allora noi abbiamo fatto una rapida carrellata su quelle che sono le domande che sono arrivate qua. Scusate se abbiamo lasciato indietro qualche domanda. È stata una maratona incredibile. Dopo comunque nei prossimi giorni la diretta che abbiamo fatto questa sera con tutti i professionisti, che ringrazio nuovamente per la loro partecipazione, per il lavoro enorme che avete fatto tra l'altro in fase di preparazione di questa diretta, che è stata veramente una bella maratona, piacevole, perché comunque portare la testimonianza di 6 professionisti che lavorano tutti i giorni con strumenti e spremono tutti i giorni questi strumenti ai massimi livelli è veramente piacevole. Come vi dicevo, la diretta rimarrà assolutamente in pagina, quindi troverete anche le risposte a chi non abbiamo potuto rispondere per questioni di tempo. Io ovviamente in chiusura ci tengo in particolar modo, di solito mi trovo da solo a fare le dirette, tutt'altra cosa poterle fare appunto con i 2 colleghi che sono Giuseppe Maio, Product Manager per l'Italia, grazie Beppe. Grazie a voi, è stato un piacere. E Giuseppe De Gregorio, che segue il programma NPS, ossia Nikon Professional Service. Grazie Roberto, grazie a tutti. Bene, io saluto, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito fino a questo momento. Seguiteci anche sulle prossime proposte che faremo, perché su Z9 non ci fermiamo qua, ma sicuramente nei prossimi giorni ci saranno delle novità. Grazie ancora e buona serata a tutti. Buona serata, grazie, ciao.